Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno della Vergine o ascendente Vergine, solo per i più esperti anche Luna e Venere nella Vergine, solo per le questioni riguardanti i sentimenti. Andiamo a vedere cosa succede nel mese di novembre 2025. Lo facciamo tenendo conto dei transiti principali che ci sono in questo mese planetari e li applicheremo all'interno della lettura dei tarocchi che andremo a fare, così da avere un quadro ampio, una visione ampia, esaustiva quanto più possibile per realizzare i tuoi obiettivi e i tuoi intenti. Dopo andremo a vedere la parte dell'amore e alla fine del nostro viaggio insieme ti leggerò il rituale della buona riuscita per realizzare i tuoi obiettivi in questo mese. È un rituale che dovete applicare nella pratica dei 21 giorni che state già facendo, la profetica pratica che vi sta facendo realizzare tutto, che trovate qua sotto all'info box, ok? Allora, i transiti principali del mese sono Mercurio retrogrado in Sagittario fino al 19 novembre, poi passa in Scorpione. Venere in Bilancia fino al 6, poi passa in Scorpione. Marte in Sagittario 5-6 novembre, poi abbiamo Giove sempre in Cancro che entra retrogrado dall'11 novembre, Saturno rimane retrogrado in Pesci fino al 27, Nettuno retrogrado in Pesci, Plutone in Acquario e poi abbiamo la super luna piena il 5 novembre in Toro alle 9 di mattina, dove vediamo proprio l'asse Toro-Scorpione, cioè desiderio, possesso, materia, trasformazione, no? Radicamento, stabilità e piacere, trascendenza, metamorfosi e morte e rinascita. Cioè questa luna ti farà concentrare sulla domanda: cosa nella mia vita è pronto ad essere goduto, incarnato e custodito e cosa deve morire affinché questo avvenga, ok? Detto questo, entriamo nel nostro spazio magico e sacro di consapevolezza con la tua lettura per il mese di novembre. Allora, chiedo agli spiriti, soprattutto al mio amante mistico, al mio spirito guida, di realizzare questa creazione per te, affinché tu possa avere realizzazione, gioia e libertà. Sabbe Satta Sukhi Hontu. Vergine, novembre 2025. Allora, come entriamo nel mese di novembre? L'energia iniziale. Ostacolo, sfida karmica principale in questo mese. Le radici della situazione. Cosa è successo nel mese di ottobre o le settimane precedenti. Cosa succede dall'1 al 15 novembre, dal 15 al 30, il tuo approccio, le tue speranze e le tue paure. Scusami, no, la riprendo. Situazioni esterne. Beh, succede quando canalizzi. Situazioni esterne, l'ambiente esterno. Ora le tue speranze e le tue paure. E il risultato finale di novembre 2025. Allora, ragazze mie e ragazzi, facciamo un bel respiro profondo. Cosa accadrà nel mese di novembre? Allora, energia con la quale entriamo. E qua abbiamo un buon cavaliere di denari. Entri a novembre con un'energia di lavoro costante, pazienza, no? Sei orientata o orientato al risultato. Qua il cavaliere di denari non corre, ma cammina, costruisce, procura, cioè sei in una modalità del fatto bene, cioè pianifichi, ti vedo pianificare, curare i dettagli, ti prendi le responsabilità e questo è bellissimo come energia per progetti concreti, per la stabilità economica, per mettere anche ordine dopo caos eventuali, no? Ecco, siccome come transiti abbiamo la super luna in Toro, questa luna ti amplificherà il desiderio di sicurezza materiale.
Invece Marte in Sagittario ti porterà lo slancio fisico per portare avanti questo, ma la tua natura pragmatica lo incanalerà bene questo slancio, ok? Sì. Guarda, siccome abbiamo Mercurio retrogrado anche, sarai portata o portato a rivedere delle modalità operative, ti vedo. Quello che ti dice questa carta è non buttare via una buona routine per inseguire l'urgenza delle cose, ok? Cioè stabilisci, eh, questa carta ti dice in questo mese stabilisci due priorità realistiche, ok? Per questo mese e difendile come il Cavaliere di Denari difende proprio il suo campo, ok? Mm. Andiamo a vedere adesso qual è la sfida karmica in questo mese per te. Ah, ecco perché c'è il 7 di bastoni. Allora, la sfida è, ci saranno un po' di ostacoli, ci possono essere un po' di ostacoli che puoi superare con la pazienza, no? Poi questi pianeti che incalzano il 7 di bastoni sono ostacoli, ma anche difendere le tue posizioni, cioè sarà forse un po' complicato difendere le tue posizioni, ma devi farlo perché questa è la sfida. Difendi le tue posizioni rispetto a degli ostacoli che si possono interporre tra te e il tuo cammino. Va bene? Ok, vediamo adesso che cosa c'è alla base di tutto. Ok, vediamo la radice della situazione. E qua abbiamo il paggio di denari. Guarda, nel profondo io vedo che hai voglia di imparare qualcosa di nuovo, che può portare del guadagno anche. Perché il paggio di denari è colui, è l'apprendista che studia per avere delle competenze reali, no? Cioè mi dice che hai gettato le basi pratiche, magari hai fatto dei corsi o delle esperienze o dei piccoli investimenti che ora compongono, diciamo, il terreno su cui operi. Come transiti abbiamo Giove retrogrado che potrebbe spingerti a rivedere cosa hai imparato e come capitalizzarlo. E Saturno in pesci ti chiede serietà nell'incarnare queste nuove competenze, va bene? Quindi magari rivedi degli appunti, dei contratti, delle dispense, perché qua c'è un dettaglio anche didattico che può trasformarsi in delle opportunità, ok? Vediamo che è successo nel passato. Qua abbiamo il paggio di bastoni, mi parliamo di ottobre, settimane passate, no? Guarda, ottobre vedo che è stato un mese di sfida entusiastica e primi passi creativi. Vedo che ci sono potute essere delle idee lanciate, delle piccole azioni di coraggio o dei tentativi, no? Cioè, sei uscita da ottobre motivata o motivato, però non ancora consolidata. Ecco perché c'è il cavaliere di denari, il paggio di denari qua. Ehm, quindi, come transiti, l'impulso creativo era sostenuto da Marte, adesso lo devi tradurre in una routine con il Cavaliere di Denari, no? Per esempio, prendi uno di questi semi piantati a ottobre e dagli una, come dire, non lo so, una checklist settimanale, faccio questo, mi spiego, per avere questa routine che è fondamentale. Vediamo i primi 15 giorni del mese. Qua abbiamo un 5 di spade. La prima metà del mese potrebbe portarti un po' di scontri o un po' di frizioni o un po' di malintesi, vedo. Il 5 di spade avverte qua che ci saranno un po' di tensioni mentali. Per esempio, potresti trovarti ad avere delle lotte verbali sul lavoro oppure delle competizioni dove magari però il prezzo emotivo è alto, cioè perché dico questo? Perché Mercurio retrogrado potrebbe aggravare dei fraintendimenti. Ecco, e Marte in Sagittario potrebbe rendere più tagliente il linguaggio in questi fraintendimenti, no? Ma Saturno e Nettuno retrogrado in pesci ti richiamano alla responsabilità emotiva quando esprimi una critica. Cioè, quello che ti dice questa carta, i primi 15 giorni del mese, ci potrebbero essere queste situazioni. Ecco, ti dice evita le discussioni che non servono. Cioè, evita le discussioni che non servono e scegli il terreno dove combattere, cioè solo ciò che preserva la dignità del progetto ne vale la pena, ok? Le discussioni inutili lasciale perdere, ok?
Vediamo la seconda metà del mese, dal 15 in poi. Qua abbiamo un bellissimo 3 di denari. Tutto cambia dal 15 novembre in poi. Qua vedo lavoro di squadra, collaborazione, riconoscimenti, qualcuno che ti chiede di fare delle cose insieme, perché il 3 di denari è la carta del mestiere condiviso, no? Cioè dei progetti che si strutturano con degli altri progetti, delle commissioni che si concretizzano, hai delle conferme di valore. Questo è il momento in cui raccoglierai ciò che hai seminato con il paggio e il cavaliere di denari. Allora, per quanto riguarda i transiti, dopo il 19, quando Mercurio si muove in Scorpione, la comunicazione diventa più intima e incisiva. Ecco, quindi perché ti dico questo? Perché potrai negoziare meglio dopo il 19. E Giove retrogrado ti invita a consolidare e non a disperdere. Cioè, magari proponi incontri concreti, va bene? Chiedi anche dei feedback strutturati nella seconda parte del mese, ok? Vediamo il tuo approccio qual è. Qua abbiamo un 9 di bastoni, sei guardiana o guardiano della soglia, sei vigile. Potresti essere un po' stanca o stanco, però sei pronta, cioè qua mi dice che hai affrontato prove e adesso difendi ciò che conta, no? Allora il 9 di bastoni qua ti dice resilienza, saggezza pratica, qua non ti vedo aggressiva o aggressivo, sei cauta, sei ferma, sei saggia o saggio. Ecco, questo atteggiamento ti preserva un po' da un mese che può essere pieno di sollecitazioni. Ecco, la superluna in Toro del 5 ti aiuterà a radicare questa resilienza nel corpo. E Saturno in Pesci ti insegna a non cedere all'ansia. Va bene? Il consiglio è fissa degli orari di protezione energetica durante il giorno, una pausa, un silenzio, non rispondere ai messaggi lavorativi fuori orario, di queste routine qua, ok? Vediamo le influenze esterne. Qua c'è un po' di blocco esterno, vedo un 8 di spade qua. Allora, probabilmente il mondo esterno in questo mese, le influenze esterne che hai potrebbero farti sentire un po' intrappolata o intrappolato da regole o da opinioni che ti limitano un po'. Queste sono le aspettative degli altri, i vincoli, anche le burocrazie che bloccano. Infatti abbiamo Mercurio retrogrado che può accentuare con te i ritardi e i malintesi. Sì. Guarda, il consiglio è separa ciò che è limitazione reale, limite reale, tipo cose burocratiche che magari ci mettono un po' di tempo, che sono limiti reali rispetto ai limiti mentali, ok? Rispetto a ciò che è autolimitazione, capito? Cioè semplifica le procedure. Questo mi sta dicendo. Potrebbero esserci questi limiti imposti da altri, dalla situazione. Tu stai serena, tranquilla, perché il mondo intorno potrebbe apparirti un po' limitante rispetto a quello che vuoi fare, rispetto a quello che vuoi essere, oppure anche giudicante. Sai, vincoli, aspettative degli altri, burocrazie che bloccano, questo è il senso. Poi analizziamo area area. Vediamo le tue speranze, le tue paure quali sono. Qua abbiamo il giudizio. Tu speri in una rinascita, passami il termine, lo sai che non mi piace la parola speranza. Speri in una rinascita, speri in un essere chiamata o chiamato a qualcosa di più grande, no? Però è come se avessi un po' paura di dover rendere conto a qualcuno o a una situazione. Hai un po' paura di dover cambiare ruolo oppure di dover assumere delle responsabilità nuove. Il giudizio però è chiarimento, cioè vuoi capire se il lavoro o la relazione che stai vivendo, che vivrai, ti chiama davvero. Cioè, chiediti questo in questo mese, questa scelta che faccio, che farò, sarà coerente con il mio servizio a lungo termine? Risponditi con onestà, questo ti chiede il giudizio qui.
perché abbiamo anche questo Giove retrogrado, no? Che tocca il tema di rivedere le chiamate passate, e anche Saturno in pesci ti chiede serietà nel rispondere. Allora ditti, questa scelta che sto per fare, che sia lavoro, che sia relazioni di qualsiasi natura, questa scelta sarà coerente con il mio servizio a lungo termine? E poi il giudizio ti chiede onestà nella risposta, no? Ok, adesso il carro come carta finale. Guarda, io ti dico una cosa, qua c'è successo, vittoria, movimento, avanzamento professionale. Cioè, il carro è azione diretta, controllo della rotta, indica che nonostante delle frizioni, dei limiti, eccetera, se mantieni la rotta e usi la disciplina cavalleresca del cavaliere di denari metodico, no? Ok? Tu avanzi. Allora, soprattutto con i transiti, dopo il 19 novembre, con Mercurio in Scorpione e Marte che è già in Sagittario, tu hai il sostegno per muoverti con forza reale. Sì. Anche se Giove retrogrado ti chiede un po' di prudenza nella grande espansione, però il carro ti promette il progresso giusto, controllato, cioè quello giusto. Una pratica che ti do, magari fissa degli obiettivi di fine mese. Che obiettivi hai? E poi fai il punto della situazione il 30 del mese, cioè cosa è cambiato rispetto a quando ho fissato gli obiettivi, cosa c'è da consolidare, mi spiego? Ok, allora adesso analizziamo area per area. Allora, per quanto riguarda il lavoro e l'economia, io vedo costruzione paziente, un po' di attriti e il consolidamento. Sei in modalità cavaliere di denari, cioè qua lavori con metodo. Sei affidabile, porti avanti i compiti con lentezza virtuosa. Io credo che qua le entrate siano stabili probabilmente per te, o stai lavorando per stabilizzarle. E il paggio di denari qua mi indica delle competenze che hai acquisito di recente o dei piccoli investimenti o dei percorsi formativi che adesso devono essere monetizzati. Per quanto riguarda un po' di rischi e ostacoli, io vedo il 7 di bastoni qui come sfida karmica, ti indica che devi difendere il tuo campo. Cioè a novembre potresti incontrare della competizione oppure delle critiche oppure delle richieste di responsabilità aggiuntive. Ok, questo è un mese in cui difendersi è naturale, ma attenzione a non consumare energie in lotte inutili, te l'ho già detto prima. Rancori sottili, persone che cercano scorciatoie, ok? Ricordati che Mercurio retrogrado, i malintesi sono molto probabili, quindi non rispondere d'impulso, documenta tutto, d'accordo? Perché vedo che nella seconda metà del mese qua ci sono collaborazioni vere, riconoscimenti nei tuoi confronti, anche commissioni che si strutturano. Cioè, se hai mantenuto qualità e disciplina con il cavaliere, raccogli frutti. E il carro come risultato indica avanzamento deciso, se mantieni la rotta, potresti ottenere anche una promozione o uno spostamento, una firma di accordi o l'inizio di un progetto che ti porta avanti. Va bene? Allora, per quanto riguarda la famiglia adesso e le relazioni più vicine, qua posso vedere un po' di tensione, poi vedo chiarimenti e riorganizzazione pratica, cioè dovresti, possibile ti troverai a difendere i tuoi confini emotivi e a gestire delle incomprensioni in famiglia, come influenze esterne, no? È possibile che in famiglia le prime 2 settimane possono portare un po' di discussioni domestiche, cioè sulle questioni un po' pratiche, credo, soldi o responsabilità orari che possono dare un po' di frizioni. Cioè potrebbe emergere un conflitto su delle questioni legate alla gestione della casa o la cura di familiari, anziani, bambini, oppure su dei ruoli che non sono equamente ripartiti, va bene? Però la presenza del 3 di denari dice che con lavoro pratico, con confronti concreti, tu ridistribuisci i compiti e arrivi a un accordo sostenibile, va bene? In famiglia. Ora, per quanto riguarda le amicizie o le comunità, qua vedo
che ci sono o le già fatte e si rinnovano in questo mese, paggio di bastoni, paggio di denari, degli incontri, nuove persone, anche dei tentativi creativi qua e professionali insieme. Ti vedo pronta a sperimentare e ad aprirti, però la prima parte del mese, 5 di spade, 8 di spade, indicano che però non tutte le situazioni sociali sono nutrienti. Cioè ci sono gruppi di persone o situazioni sociali che generano attrito, oppure sai il gossip che limita un po' la libertà. Ecco, quello è. Quindi io ti dico, cerca soltanto 3 alleati reali con 3 denari. La collaborazione con poche persone fidate, va bene, dà frutti concreti a livello di socialità. Questo è. Ti dico anche che ci sono anche dei piccoli circoli o dei workshop che potrebbero offrirti una visibilità utile degli scambi pratici. Ti dico chiaramente di evitare discussioni pubbliche o delle polemiche sui social nella prima parte del mese, cioè riduci un po' il coinvolgimento in gruppi conflittuali, ma piuttosto valorizza le piccole collaborazioni. Va bene? Ora, per quanto riguarda la psiche e la salute, io ti vedo vigile, forse un po' logoro, cioè stanca o stanco. Potresti accumulare un po' di stress, perché all'esterno di te questo 8 di spade mi suggerisce una sensazione di limitazione, cioè come se potresti percepire delle costrizioni mentali che possono aumentare un po' l'ansia o la perdita di sonno. Quindi, cioè, non ti devi esporre a dinamiche conflittuali, 5 di spade, perché lo stress potrebbe aumentare e manifestarsi nel corpo, mal di testa, ok? Camminate a piedi nudi, se potete, va bene? Chi sta facendo la pratica dei 21 giorni, va bene quella. Aggiungere un po' di pratiche, alimentazione regolare, sonno fisso. Una routine serve qua per regolamentare tutto. Ripeto, chi sta facendo la pratica va bene così, ok? Allora, a livello di realizzazione dell'anima, questo mese tu sei chiamata a trasformare l'apprendimento in servizio efficace. La sfida qua sarà per te difendere il tuo valore mentre lavorate per il bene comune, cioè difendere le tue posizioni. Quindi la tua vocazione in questo mese si compie nella forma e non nella teoria. Quindi non solo pratica yoga sciamanico, ma fai anche delle cose che aiutano gli altri, perché là ti nutri, mi dice. Che ne so, scrivi delle guide pratiche per qualcuno, tenere delle classi, organizzare anche dei rituali che abbiano struttura con le persone, no? Perché ti nutri attraverso questo, sto vedendo, va bene? Sì. Ok, vediamo adesso cosa dicono questi oracoli. Fidati dei tuoi sentimenti. Allora, ecco qua la sfida del 7 di bastoni, no? Ecco perché fidati di ciò che senti, difendi le tue posizioni. Sei unico, sei unica. Il tuo destino sta aspettando che tu scriva la tua storia e traccia il tuo cammino. Segui il tuo cuore, non lasciare che gli altri decidano chi dovresti essere. E questo è un po' il succo della sfida, no? Ok. E verrai premiata per questo, premiato. Cos'altro? Lascia andare, queste le battaglie inutili, gli scontri anche verbali, social, WhatsApp, lascia andare. Lotta soltanto per il progetto che ha dignità di esistere. Ok. Lascia andare le persone negative, guarda, te l'ho detto prima, incredibile. E le credenze tossiche, il tuo tempo sulla terra è prezioso. Investilo saggiamente e fai attenzione con chi passi il tempo. Cosa ti ho detto prima? Incredibile, riascoltatevi la stesa durante il mese, ragazze e miei ragazzi, ok? Ok. Quindi adesso andiamo a vedere cosa succederà nell'amore. Allora, sia che tu abbia una persona o che non ci sia nessuno, andiamo a vedere cosa accadrà nell'amore per te. Novembre 2025.
stavo scendendo da sola, la mettiamola, va? 5 di coppe, poi la morte, c'è un cambio qua. E l'8 di bastoni, caspita, qua vedo, allora, a livello amoroso vedo che dalla seconda parte del mese si riattiva l'amore, energia fluisce, vedo allegria, come se ti risvegliassi da un lungo sonno, perché vedo che nella prima parte del mese abbiamo una sorta di 5 di coppe, no? Un po' di tristezza, dolce malinconia per qualcosa o per qualcuno. Arriva poi un cambio, cioè ti allei con queste emozioni, lo so che state facendo le pratiche, si vede dalle carte, si vede quello che andrete a fare. La morte cosa procura? Un taglio necessario rispetto al vecchio modus operandi nell'amore. E qua vedo una ripresa delle energie, quindi molti di voi chiudono una situazione angosciante, che sia con una persona, che sia con l'approccio all'amore stesso. Vi alleate con la dolce tristezza, dolce malinconia che potrete sperimentare i primi giorni di novembre e l'otto di bastoni vi parla di comunicazioni, di slancio, di movimenti, l'energia riprende a fiorire. Qua c'è la bella addormentata che si risveglia, vedi? Andiamo a vedere qual è l'energia della persona. Infatti qua abbiamo l'otto di spade all'esterno che mi parla di possibili blocchi o aspettative degli altri, situazioni bloccate da parte degli altri, che ti fanno da specchio affinché tu possa allearti con la dolce tristezza e la dolce malinconia, ti danno questa sensazione, no? Allora, andiamo a vedere, l'otto di bastoni mi dice alla fine l'amore riparte proprio come ci insegna il carro. Vediamo qual è l'energia della persona che ti viene incontro in questo mese. L'otto di coppe, il giudizio e la papessa. Allora, io vedo che questa persona si sta allontanando da qualcosa che non la nutre più. Otto di coppe. Potrebbe essere una relazione passata, un modo di amare troppo razionale, oppure un periodo di isolamento emotivo che ha avuto. Cioè sta cercando qualcosa di vero questa persona. Un amore che abbia senso spirituale. E il giudizio mi parla della chiamata karmica, cioè tu potresti rappresentare per questa persona un ritorno del destino, una voce dell'anima che la richiama a sé. Questo è un incontro che risveglia consapevolezza, cioè come se voi due foste strumenti l'uno dell'altro per guarire un'antica ferita, oppure chiudere un ciclo iniziato molto tempo fa. E la papessa qua è l'energia che si fa silenziosa, no? Intuitiva, sacra, cioè questa persona non si espone facilmente, nemmeno subito. Cioè custodisce i propri sentimenti, però sente fortemente il legame a livello spirituale con te. Potrebbe mostrarsi un po' fredda in superficie questa persona inizialmente, però dentro ha un cuore in ascolto, cioè un cuore che riconosce, anche se non sa ancora come agire. Cioè è un'anima in cammino, la puoi conoscere o non conoscere, poi mi dirai durante il mese, è un'anima in cammino che si lascia il passato alle spalle e risponde alla chiamata interiore dell'anima, fortissima. Vive un momento di risveglio e introspezione e non si apre subito a te, ma sente una connessione molto forte, quasi medianica. Con questa persona l'amore sarà più telepatico all'inizio che fisico, però è destinato a prendere corpo non appena la mente smette di controllare e il cuore prende il timone. Vediamo un po' alla fine cosa succede nell'amore per te. Vergine, cosa succede alla fine nell'amore per te? E alla fine scrive. Paggio di coppe, comunicazioni di poetiche da cuore a cuore. Due di spade, una sospensione sacra. E il 4 di spade. Guarda, io qua vedo che ci sono delle comunicazioni che però necessitano una sospensione sacra prima di rispondere. Cioè, cosa faccio adesso? Sì,
Anche perché il paggio di coppe è un messaggero del sentimento che riemerge dopo la morte, cioè questa morte è 5 di coppe, no? Che abbiamo visto prima. Questo paggio di coppe è un messaggio che arriva, qualcosa, è la carezza che la vita ti manda attraverso un messaggio, una persona dimostra interesse per dirti l'amore non ha finito, ha solo cambiato forma. Può essere una persona nuova o la stessa persona, però con una forma diversa. Perché qualcuno, qualcosa dentro di te riapre la porta del sentire. È un messaggio, qualcosa di tenero, di fragile, ma sincero. Il due di spade che fa? Sospende il giudizio. È la mente che non sa ancora come muoversi, che non vuole scegliere per paura né di ferire o di ferirsi di nuovo. Cioè è una pace apparente che si crea quando il cuore è una sorta di transizione, no? Non è un blocco, è un tempo sacro di ascolto interiore prima di decidere. E il 4 di spade mi conferma questa sospensione, cioè completa questo movimento di guarigione profonda, no? È il corpo che chiede silenzio prima di assimilare il cambiamento, è la quiete dopo la tempesta, no? Quindi è una pausa necessaria, un ritiro che non è chiusura, è un'integrazione. Per esempio, per chi è singolo, queste carte parlano di rinascita emotiva, che è lenta e graduale, cioè potresti incontrare qualcuno di dolce, empatico, forse più giovane o più sensibile di te, che ti fa tornare un po' a credere nell'amore. Però il tuo cuore ha bisogno di guarire ancora, non forzare nulla, ti dice. L'amore nuovo si costruirà da un terreno pulito, quando ti sentirai pronta o pronto, non quando la mente ti dice adesso, no, no, quando il tuo cuore te lo dice. Se hai una persona nel cuore, ehm, qui il legame cresce con delicatezza, però attraverso un periodo di sospensione, di prova. Potrebbe esserci della distanza fisica, dei silenzi o indecisione da parte dell'altra persona. Ok? Però ehm, questo è un tempo sacro per far sedimentare i sentimenti veri. Guarda, chi resta anche nel silenzio, chi non scappa nel momento della pausa, dimostrerà la sincerità del suo amore. Va bene? Cioè, questo mese di novembre per te è un tempo di purificazione del cuore, in cui l'amore torna a bussare, però ti chiede silenzio, ascolto. Se l'altra persona è in silenzio, per esempio, dopo che parla e poi in silenzio, è l'amore stesso che a te ti sta chiedendo silenzio e ascolto e fiducia nei tempi divini. Cioè, come se l'universo dicesse non correre, stai guarendo e ciò che ti aspetta è più autentico di ciò che stai lasciando andare. Ok? E vediamo cosa questa persona ti dice nel silenzio, nelle pause, o cosa muove i suoi passi anche quando ti scrive con quel paggio di coppe. Lo facciamo con i miei potenti oracoli, lui, lei, che per tutte le ragazze nuove potete trovare sotto all'info box in descrizione. Sto male senza di te. Nei silenzi sentirà questo e te lo scriverà poi quando, o comunque quello che scriverà ha a che fare con questo. Sto male senza di te. Poi ti dirà: ho sempre avuto paura dell'amore. Poi sei arrivata tu e mi hai sorriso. Sono spacciato, mi sono innamorato. E questo è ciò che si rivelerà dopo le pause, dopo il silenzio. Bellissimo. Cos'altro? Voglio sentire addosso il tuo respiro. Questa persona scende nelle profondità e sente che il tuo respiro richiama la sua ascesa. Voglio sentire addosso il tuo respiro. Bellissimo. E lo fa in questa papessa, no? Molto poetico, molto bello. Vediamo cosa ti dice quest'altro oracolo.
Latte e miele mi parla di un momento di calma, di tranquillità, di godimento dell'amore, perché sta avvenendo una rigenerazione dopo un periodo di lutto emotivo qua per te. E non è per voi, mi parla che molti di voi scarterete o un modus operandi nell'amore o una persona e vi godrete quello che arriverà. Ok? Non è per voi rispetto a questo. Sinfonia incompiuta. Infatti ci sarà una nuova vita. Alcuni di voi che hanno vissuto un legame con il quale avete condiviso un certo godimento, si chiude questo legame perché non ti dà quello che vuoi. Altri invece si chiude un vecchio modus operandi. Non è per voi, sinfonia incompleta. Qua arriva in amore una nuova vita. E me lo diceva già con l'otto di bastoni tuo, ok? Ricordiamo anche il carro nella stessa principale che mi parla del fatto che prendo la vita, mi sento animato nuovamente e vado piena di entusiasmo. Ok. Andiamo a vedere adesso cosa ti dicono le carte del drago immaginale e che rituale ti daranno per canalizzare l'energia di questo mese. La creatività, bellissimo, la creatività, ma già lo vedevo paggio di denari, paggio di bastoni. Questa è una carta bellissima. Questo è il mese in cui sviluppi la creatività, che alla base la creatività, no? L'essere creativi, è l'elisir dell'eterna giovinezza, l'essere creativi, gioiosi, è l'entusiasmo. Vediamo cosa ti dice la carta numero 1 della creatività. Allora. Quando agisci in modo creativo sei nel cosiddetto stato di flusso, che è la condizione dell'esperienza ottimale, quella in cui sei assolutamente concentrato su ciò che stai facendo e ogni attimo ha un valore enorme, poiché in ogni attimo manifesti, esprimi, realizzi così tanto che in una condizione di coscienza ordinaria non ti sarebbe stato possibile fare, neppure avendo un illimitato tempo a disposizione. Cioè, capite? L'attimo presente, essere creativi. Ok? Il responso del drago. Questa carta ti invita ad agire in modo creativo. In sua presenza dovresti trovare la forza di lasciare il conosciuto, le credenze mentali, i sentieri già battuti e trovare nuove soluzioni alle quali non hai ancora pensato. Questo è ciò che dovrei fare in questo mese. Adesso ti do il rituale della buona riuscita, per uscire anche da un impasse che, no, avrai a che fare intorno. Allora, prendi tanti chicchi di riso quante sono le idee che hai sviluppato riguardo al tema per il quale hai interrogato il drago immaginale. Per esempio, lavoro o amore, fai tu il tema, ok? Quali sono le idee rispetto al lavoro? Prendiamo il lavoro che mi sta venendo meglio. Quali sono le idee che hai già sviluppato riguardo al lavoro? Bene, sono 3 idee, 4 idee, 5 idee, 2 idee, un'idea. Ok, prendi un chicco per ogni idea. Bene. Poi recati in un luogo dove c'è un po' di terra, possibilmente un albero o un cespuglio, un luogo abitato da degli uccellini. Spargi i chicchi di riso con l'idea di nutrire gli spiriti. Poi resta immobile o passeggia tranquillamente adagio. Porta l'attenzione alla respirazione. Rendila un po' più profonda e lenta rispetto al ritmo del respiro spontaneo. Rimani concentrato sulla tua respirazione per il tempo di 10 respiri e senti per tutto questo tempo di essere un leopardo bianco delle nevi. È lui, bellissimo. Senti il sangue del leopardo bianco che scorre nelle tue vene. Poi, tornando al ritmo spontaneo del respiro, rivolgendoti al tuo spirito guida, dirigi la tua mente lungo questo sentiero. Maestro, insegnami a procedere fuori dai sentieri tracciati.
a camminare laddove la neve non permette che rimanga alcuna orma, dove non c'è pista e non c'è precedente. Aiutami ad agire in modo creativo. Bellissimo, 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 stupendo. Solo questo di fare è stupenda, è bellissima questa carta, ok? Per ogni cosa che avete vi fate questa pratica e vedrete che successi. Ok? Tanto lo so che già state sperimentando l'impossibile. Quindi, ragazzi miei ragazzi, praticate, praticate, praticate e realizzate tutti i vostri sogni. Detto questo, concludo qui, ti abbraccio forte forte, noi ci vediamo alla prossima e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!